2500 anni fa, su un'isola del Mediterraneo, un gruppo di uomini ha sfidato l'impero più potente del mondo antico. Non con le spade, ma con la pietra. Volevano costruire templi così immensi da far sembrare Atene una provincia. Questa è la storia di una folle ossessione, di una rivalità spietata e dei colossi di pietra rimasti a testimoniarlo. Questa è Agrigento, una città italiana di oggi con i suoi gesti, i suoi rumori, le sue contraddizioni. E laggiù, oltre quei tetti, qualcosa che è incredibile sia ancora rimasto in piedi. Templi greci che sono rimasti lì da oltre 2500 anni, proprio sul costone di roccia dove furono costruiti. Sebbene il termine Magna Grecia si riferisca tecnicamente solo alle colonie della penisola italiana, la Sicilia greca fu un universo a sé, la Sichelia, una realtà così potente e autonoma da non poter essere considerata una semplice appendice, ma il vero cuore pulsante dell'Occidente greco. Quando guardiamo le rovine greche vediamo quasi sempre la stessa cosa: colonne, tracce, frammenti di un mondo finito. Ogni rovina però ha una storia diversa da raccontare se sappiamo come guardarla. In questo viaggio nella Sicilia occidentale vi racconteremo 3 luoghi, 3 storie, 3 parchi archeologici e 3 rovine che sembrano molto simili tra loro, ma che in realtà raccontano una storia totalmente diversa. I Greci arrivarono in Sicilia nell'VIII secolo a.C., non come conquistatori, almeno non all'inizio. Erano coloni, mercanti, contadini in cerca di terra. La Grecia continentale era sovrappopolata, le isole producevano poco grano e le coste della Sicilia offrivano quello che mancava in patria, ovvero pianure fertili, porti naturali e un clima familiare. Le città che fondarono non erano colonie nel senso moderno del termine, erano comunità autonome indipendenti dalla madrepatria, libere di battere moneta e di stringere alleanze. Naxos, Siracusa, Gela, Megara Iblea, Catania, Acragas, Selinus. In 2 secoli l'intera costa orientale e meridionale dell'isola divenne greca. Alcune di queste città nel V secolo a.C. erano più ricche e popolose della stessa Atene. Il termine Magna Grecia non lo inventarono gli storici moderni, era il termine che i greci stessi utilizzavano per spiegare e raccontare quello che stava accadendo dall'altra parte del mare, perché qui la Magna Grecia per l'appunto era una zona più grande, più ricca e sicuramente anche più, in un certo senso, anche più avanzata di quella della madrepatria. Eppure, tra queste terre, la Sicilia rappresentava un caso unico. Mentre le città del sud Italia venivano chiamate Magna Grecia, l'isola rivendicava un'identità ancora più orgogliosa.
Non era solo una colonia, era una superpotenza che non accettava padroni, capace di sfidare gli imperi e di riscrivere le regole dell'arte e della guerra. Ma nessuna egemonia dura per sempre. Vennero le guerre logoranti con Cartagine, l'onda d'urto delle legioni di Roma e poi nei secoli il passaggio di arabi, normanni e spagnoli. Le città greche cambiarono lingua, religione, volti e padroni. Alcune sparirono del tutto, altre si trasformarono. E noi siamo qui oggi a chiederci cosa sia rimasto di tutto questo. Il nostro viaggio inizia qui da Segesta. Segesta non è una città greca, è importante chiarirlo sin da subito. Infatti fu costruita da un popolo autoctono della Sicilia, gli Elemi, che la costruirono e l'abitarono all'incirca intorno al V secolo a.C. Ma chi erano davvero gli Elimi? Una leggenda vuole che fossero profughi in fuga da Troia, arrivati qui dopo la fine della guerra. Ma leggende a parte, gli Elimi furono maestri di un'arte modernissima, l'integrazione. Pur mantenendo la propria identità, adottarono la lingua, i costumi e soprattutto l'architettura dei loro vicini greci. Segesta era una città ibrida, una porta tra due mondi che cercava di parlare la lingua del potere e del tempo, quella ellenica. Immaginate di trovarvi di fronte a questa mole maestosa che svetta solitaria su una collina. È uno dei templi meglio conservati dell'antichità, ma nasconde un segreto. Guardando da vicino le colonne, noterete qualcosa di strano. Non hanno le classiche scanalature, sono lisce, e i gradini del basamento presentano ancora dei piccoli blocchi sporgenti che servivano per sollevare le pietre con le funi. Perché? Perché questo tempio non è mai stato finito, rimanendo privo di copertura. Gli Elemi di Segesta vollero costruire un tempio, probabilmente per impressionare i loro rivali, i greci di Selinunte, oppure semplicemente per gareggiare con Atene. Ma questo tempio non fu mai completato e oggi ci lascia un fermo immagine davvero incredibile di come il tempo si sia fermato. Dopo aver ammirato il tempio, che vi accoglie quasi subito con la sua maestosità solitaria, vi aspetta la sfida del Monte Barbaro. Una volta lassù, davanti al teatro, capirete perché ne è valsa la pena. La vista si apre all'improvviso e vi renderete conto di quanto gli antichi sapessero scegliere i luoghi dove l'opera dell'uomo incontra l'infinito. Costruito nel III secolo a.C., segue i canoni dell'architettura greca, ma con una particolarità. La scena non guarda e non si affaccia verso la città o un muro, ma direttamente verso la natura. Gli spettatori, mentre assistevano alle tragedie di Euripide o di Meneandro, avevano davanti a loro un panorama che sfumava verso i colori del Mediterraneo.
Ancora oggi l'acustica è perfetta. Un sussurro al centro dell'orchestra può essere udito distintamente fino all'ultima gradinata. È il potere della geometria sacra applicata allo spettacolo. Ma com'era vivere a Segesta? Dobbiamo immaginarla una città orgogliosa, quasi spregiudicata. Nonostante parlassero una lingua diversa e rivendicassero origini troiane, gli abitanti di Segesta scelsero di vivere alla greca, ma nutrivano una forte rivalità con i loro vicini, una rivalità così profonda che porterà Segesta a chiedere l'aiuto di Atene e poi di Cartagine, scatenando guerre che cambieranno per sempre il volto della Sicilia. Per capire chi fossero i nemici giurati degli Elimi, dobbiamo spostarci verso sud, sulla costa, lì dove i templi non sono rimasti sospesi in un cantiere eterno, ma sono crollati sotto il peso della loro stessa grandezza e dei colpi della storia. Eccola, la nemica giurata, Selinunte. Se Segesta è un sogno sospeso tra le colline, questo è un gigante abbattuto. Non è solo una delle città più vaste dell'intero occidente greco, è un campo di battaglia pietrificato dove le colonne giacciono a terra come le ossa di guerrieri andati incontro ad un'epica sconfitta. Selinunte era una superpotenza, ricca, immensa, spregiudicata. Una città che ha osato troppo, sfidando Cartagine fino a farsi cancellare dal fango e dalla storia. Camminare fra queste rovine, tra i blocchi di colonne che sembrano appartenere ad una civiltà di titani, significa misurare la dimensione di un sogno di grandezza che, anche se spezzato, ha lasciato un'impronta indelebile raccontandoci non solo chi erano i greci, ma quanto in grande osavano pensare. Il primo protagonista che incontriamo sembra sfidare il tempo. È il tempio di Era, rimasto in piedi anche grazie ai restauri degli anni 50. Un esempio perfetto di stile dorico. Ma basta spostarsi di pochi metri per vedere una realtà diversa, più cruda. Qui giacciono i resti del Tempio F. È più piccolo, quasi timido rispetto ai suoi vicini ed è in gran parte in rovina. Eppure, proprio qui risiede il fascino dell'incertezza. Gli studiosi si interrogano ancora su chi fosse il dio a cui era dedicato. Nulla può prepararvi all'incontro con il vero titano di Selinunte, il Tempio G.
Qui le proporzioni umane svaniscono. Immaginate un edificio lungo 110 metri e largo 50. Per darvi un'idea, era più grande di un moderno campo da calcio. Anche le semplici rovine di questo tempio rappresentano quando effettivamente fosse stato grande. Soltanto i resti sono davvero impressionanti e si capisce perfettamente come fosse uno dei templi greci più grandi del mondo. Era dedicato a Zeus, il padre degli dei, e doveva essere uno dei tempi più imponenti di tutta l'antichità. Lasciamoci alle spalle questo colosso e attraversiamo quella che un tempo era la zona del porto per salire verso l'Acropoli. È qui che batteva il cuore pulsante della città e da questa posizione privilegiata gli abitanti guardavano il mare, ma guardavano anche i loro nemici. L'Acropoli era il cuore pulsante della città, distrutta in soli 10 giorni dai cartaginesi. Qui si trovano il tempio di Apollo e fortificazioni uniche come la Porta Nord. In lontananza, verso il mare, c'era il porto commerciale. Selinunte era ricca perché la sua posizione costituiva un nodo strategico tra il mondo greco e quello punico. La sua distruzione non fu solo militare, fu la rimozione deliberata di un concorrente economico. Cosa resta allora dopo questa devastazione? Resta l'eco di un'ambizione smisurata. La grandezza di questi templi, anche se ormai rovine, ci parla della ricchezza, del potere e dell'orgoglio che le città greche di Sicilia avevano raggiunto. Direzione Valle dei Templi. Lasciamo ora Selinunte e Segesta per dirigerci verso quello che è forse il culmine di questa incredibile avventura nella Sicilia antica. L'odierna Agrigento, fu fondata nel 581 a.C. da coloni provenienti da Gela e Rodi. Nel V secolo era una delle città più popolose del Mediterraneo, tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, in quella che è forse la terrazza più bella di tutto il Mediterraneo antico. Pindaro infatti la chiamò la più bella città dei mortali. I suoi templi non furono costruiti per stupire, ma per essere visibili dal mare, per dire a chiunque si avvicinasse via acqua: guardate cosa siamo capaci di fare. Le sue strade, i suoi affacci mantengono una connessione visiva e spaziale con la Valle dei Templi. La città moderna non ha dato le spalle al suo passato, ci vive sopra, ci dialoga, respira con esso. I greci non solo hanno vissuto qui, hanno impresso una forma al paesaggio che resiste ancora oggi. E quando pensi che sia finita la Valle dei Templi continua a stupirti. Questa è la parte più occidentale e anche qui c'è un tempio, le rovine di un tempio bellissimo.
Nella Valle dei Templi si trovano alcune delle rovine greche meglio conservate al mondo, paragonabili per scenografia e bellezza solo a quelle della Grecia stessa. Mentre camminate lungo la cosiddetta Via Sacra, il primo grande protagonista che incontrate è il Tempio di Giunone, posto proprio sul ciglio della collina. Se guardate le sue colonne noterete delle macchie rossastre, sono le tracce e l'eco dell'assedio cartaginese ed è incredibile pensare e vedere come a distanza di 2000 anni ci siano ancora dei resti di quella terribile battaglia. Proseguendo nel cammino ci si trova di fronte a un miracolo di armonia, è il Tempio della Concordia, uno dei templi greci meglio conservati al mondo. E il segreto della sua perfezione risiede in un paradosso della storia. Infatti alla fine del VI secolo d.C. fu trasformato in una chiesa cristiana e questo ha impedito che venisse smantellato per riutilizzarne le pietre. Guardatelo con attenzione. Non c'è una linea che sia perfettamente dritta. I greci utilizzavano delle sottili correzioni ottiche, gonfiando leggermente le colonne o inclinando gli elementi, per far sì che all'occhio umano tutto apparisse perfetto. È l'intelligenza umana che sfida l'illusione ottica per raggiungere l'assoluto. Poco lontano ci imbattiamo in quello che resta del tempio di Zeus olimpico. Qui le dimensioni cambiano completamente. Se concordia l'eleganza, questo era la forza bruta. All'epoca della sua edificazione era il più grande di tutto l'Occidente, grande quanto uno stadio di calcio moderno. La prossima volta che guarderete una rovina greca, non guardatela come un monumento, piuttosto guardatela come una storia, perché ognuna di quelle rovine arrivata sino a noi ha compiuto un percorso, che è proprio la cosa più importante e interessante che ha da raccontarci. Siamo partiti da qui, dalle strade di Agrigento, con una domanda. Cosa raccontano i resti della Grecia siciliana, se sappiamo come guardarli? 3 luoghi, 3 storie diverse. A Segesta un'incompiuta, un cantiere fermato 2500 anni fa, lasciato lì come un fermo immagine di un'ambizione interrotta. A Selinunte l'eco di un'ambizione smisurata, di una città che voleva rivaleggiare con Atene e Cartagine, ma che fu da quest'ultima distrutta. Alla Valle dei Templi, la cui maestosità non teme paragoni, persino con Atene. L'Occidente greco in Sicilia non è una civiltà scomparsa, è una civiltà che ha lasciato tracce diverse a seconda di come è finita. E imparare a leggere quelle differenze è il modo più onesto per capire cosa abbiamo davanti.